A Sendit oggi parliamo di accessori per il setup della nostra carabina per tiro a lunga distanza. E quindi proseguiamo con la serie beginner, cioè quella serie che ho voluto dedicare a chi sta pensando di iniziare il tiro a lunga distanza o chi ha iniziato da poco, quindi persone che sono alla ricerca di consigli per capire bene cosa gli potrà servire per praticare questa attività appunto al meglio delle loro possibilità. Accessori, diciamo così, quindi che ci saranno utili, dico tra virgolette accessori perché alcuni di quelli di cui parliamo oggi sono dei must have, cioè qualcosa che dovete assolutamente avere se fate tiro a lunga distanza, altri invece sono più delle chicche che però ci facilitano la vita. Quindi cominciamo dal primo. Il primo quindi accessorio di cui voglio parlarvi è il freno di bocca. Dico accessorio perché non tutte le carabine, anche di cosiddetto grosso calibro, cioè magari un 308 come questa, dicevo non tutte ce l'hanno in dotazione quando vengono acquistate, perché dipende poi dall'utilizzo che faremo appunto della nostra carabina. Se pensiamo di fare tiro a lunga distanza, il freno di bocca diventa un accessorio praticamente indispensabile. Allora, intanto vi spiego a che serve e poi vi dico perché diciamo, lo riteniamo, chi fa tiro a lunga distanza, così necessario. Allora, il freno di bocca è praticamente un oggetto in metallo che ha dei fori studiati apposta che servono a deflettere parte dei gas in uscita dalla canna al momento che spariamo, che spingono praticamente gas che spingono ad altissima velocità il proiettile fuori dalla canna. Questi gas normalmente uscirebbero tutti verso avanti praticamente e quindi per la legge di azione e reazione spingono indietro la carabina verso di noi, il cosiddetto rinculo. Più il calibro è grosso, più il rinculo sarà importante. Ora, avere un rinculo, diciamo, importante diventa un limite per chi fa tiro a lunga distanza, perché quando spariamo su una sagoma, l'importante per chi fa questo tipo di attività è vedere il colpo, cioè vedere il proiettile dove va a cadere, sia che colpiamo la piastra, sia che non la colpiamo, perché se anche la colpiremo dopo aver sparato, magari la colpiremo in un angolo, cioè non dove volevamo colpirla, oppure andremo addirittura a mancarla e il colpo magari impatterà in terra, davanti, a destra, a sinistra, oppure gli passa sopra. Quindi riuscire a rimanere in linea con l'ottica e vedere il proiettile dove va a cadere è per noi molto importante, perché capite da soli che se io vedo dove va a cadere il proiettile sarò in grado di correggere il tiro molto facilmente. Se non lo vedo non saprò dove sto sbagliando, praticamente se va a destra, a sinistra, se non ho corretto bene il vento, e quindi sparerò, diciamo così, un po' alla cieca, nel senso che non saprò quali correzioni devo applicare. Il freno di bocca ci viene invece in aiuto, fornendoci un grosso aiuto, perché deflettendo appunto parte di questi gas in uscita e utilizzandoli un po' come un motore, diciamo così, che lavora al contrario dei gas che invece escono nella stessa direzione del proiettile, vanno a fare da freno, praticamente ecco perché si chiama freno di bocca, e quindi riducono di molto il rinculo dell'arma. In questo modo ci permettono di rimanere in linea con l'ottica e di vedere quindi quello che succede sul bersaglio. Questo è il motivo per cui vi dicevo, per chi fa tiro a lunga distanza, questo non è tanto un accessorio ma un oggetto da avere assolutamente. Passiamo al secondo accessorio, diciamo così. Parliamo del bipiede anteriore. Praticamente si tratta di una serie, perché ce ne sono di tantissimi tipi di bipiedi che hanno, diciamo, la funzione di stabilizzare la nostra carabina nella posizione di tiro migliore a secondo di dove stiamo effettuando i tiri, perché potremmo sparare dal bench rest, quindi dalla tavola, oppure come più spesso chi fa tiro a lunga distanza fa, sparare da sdraiato, ma anche su terreni che possono essere diversi. Posso sparare sul prato, posso sparare su delle rocce, perché dipende il poligono dove sto operando, come è fatto. Addirittura
potrebbe essere un territorio di montagna, come ad esempio l'ultimo video che ho pubblicato un po' di tempo fa, dove sono stato a sparare in montagna. Quindi serve assolutamente un qualcosa che ci permetta di stabilizzare in ogni condizione la nostra carabina. Per farlo questi bipiedi devono avere delle prerogative. Allora, innanzitutto devono assolutamente essere molto stabili, poi devono avere la possibilità di regolare le gambe, come vedete, in vari modi. Queste ad esempio io le posso regolare con varie angolazioni, anche separatamente, quindi su qualsiasi tipo di terreno potrò trovare la posizione migliore. In più qua davanti hanno la possibilità di essere allungate o accorciate di quanto io ho bisogno. Hanno poi dei piedini che possono essere gommati come questi qui, possono essere anche intercambiabili, a volte hanno anche delle punte per conficcarsi nel terreno se magari è un terreno erboso. Quindi un oggetto che assolutamente, del quale assolutamente abbiamo bisogno se vogliamo fare quel tipo di attività. Potremmo definirlo un accessorio, perché in verità potrei usare anche una sandbag, quindi una di quei sacchetti, diciamo così, riempiti normalmente di materiali abbastanza pesanti, tipo sabbia o cose del genere. Potrei utilizzare quella. Il problema è che innanzitutto è ingombrante, è un qualcosa da portarsi dietro abbastanza pesante e ingombrante, ma non sempre potrebbe andare bene, perché ripeto, potrei sparare anche in appoggio con magari soltanto la parte anteriore poggiata su un qualcosa che magari non è neanche molto stabile o inclinato, quindi questa sacchetta potrebbe non andare bene. Quindi il bipiede è un altro must have. Terzo accessorio, in questo caso potremmo anche definirlo accessorio, anche se secondo me è un qualcosa che comunque è sempre importante, soprattutto per preservare, diciamo così, la qualità della nostra ottica. Sto parlando dei tappi per le ottiche. Sembra scontato, ma quando acquistiamo le ottiche normalmente non ci sono dei tappi, oppure ci sono quelli legati con un elastico, un qualcosa, diciamo, che servono semplicemente a far sì che quando riponiamo l'ottica le lenti rimangano, diciamo così, protette da eventuali, diciamo, accessi di polvere o oggetti che potrebbero andare a graffiarle. Mentre invece dei tappi tipo questi sono dei tappi, diciamo così, più operativi, cioè dei tappi da utilizzare sul campo. Perché sono importanti? Sono importanti per varie ragioni. La prima è ovviamente quella di poter, appunto, nel momento che non utilizziamo l'ottica, magari ci allontaniamo, non è il momento che dobbiamo sparare, abbiamo già sparato, c'è da aspettare un po' di tempo, poter riparare le lenti da polvere, magari è iniziato a piovere, quindi schizzi d'acqua e quant'altro. È importante perché sì, è vero che le possiamo pulire, ma dovete sapere che le lenti delle ottiche hanno sopra dei strati chiamati coating, che servono, appunto, quelli che a volte vedete che hanno dei colori tipo verde, azzurrino. Sono dei strati, dei depositi ottenuti, diciamo, per evaporazione di sostanze chimiche, che servono appositamente a migliorare le prestazioni delle lenti, quindi eliminare i riflessi, migliorare la qualità del colore dell'immagine che vediamo, aumentare in qualche modo il passaggio della luce attraverso le lenti. Questi coating sono molto delicati, nel senso che l'azione di pulire le lenti col tempo li va a portar via praticamente, proprio perché questi strati, appunto, protettivi sono delicati, cioè si possono togliere o comunque danneggiare abbastanza facilmente. Un altro accessorio, parliamo sempre dell'ottica, che non sempre troviamo insieme all'ottica, ma spesso le ottiche sono già predisposte per montarlo, è questo tubo accessorio che vedete qui, praticamente questa parte qua. L'ottica in verità finirebbe in questo punto, che è chiamato sunshade. Praticamente è un tubo metallico che si avvita all'ottica e che prolunga quindi la parte anteriore dell'ottica. A che serve? Serve principalmente per evitare i riflessi sull'ottica, quindi evitare che il sole magari davanti a noi ci vada a battere proprio sulla lente, quindi disturbando anche la nostra visione, ma ha anche un altro ruolo molto importante. Siccome, soprattutto se la sessione di tiro dura abbastanza, in questa parte si genera del calore che fa salire aria calda, appunto, verso l'alto. Questa aria calda va a disturbare la visione davanti alla nostra lente. Se dobbiamo sparare a lunga
distanza, magari in una giornata molto calda e la canna si è anche surriscaldata abbastanza perché abbiamo già effettuato diversi tiri, questa aria calda diventa abbastanza fastidiosa. Quindi questo tubo ci aiuta appunto ad eliminare o comunque ridurre moltissimo, perché ovviamente, come vedete, si è spostato molto avanti, quindi tutta questa parte di canna, che è quella più vicina alla camera di scoppio, è quella che genera più calore. Oltretutto, siccome è abbastanza lunga, fa sì che sia ancora più difficile che appunto polvere o quant'altro, magari anche un piccolo sassetto che potrebbe essere lanciato via da chi sta sparando vicino a noi, appunto dai gas che escono dalla volata della sua arma, possa magari andare a colpire la nostra lente. Quindi la prolunga davanti è utile anche in questo senso. Ci spostiamo verso il centro della nostra carabina e adesso parliamo invece di un accessorio che secondo me invece questo è un must have, un qualcosa che bisogna avere perché è importante. Parliamo della bolla, in questo caso io ne ho addirittura due sulla mia carabina. La bolla è semplicemente un accessorio che si monta sull'ottica o sulla slitta della nostra carabina, appunto sulla Picatinny, e ci permette di vedere se la nostra carabina prima di sparare è in bolla, cioè praticamente è livellata. Questo perché? Perché se noi spariamo con la carabina che ha un'inclinazione, a destra o a sinistra che sia, questa inclinazione andrà a influire sulla traiettoria della nostra munizione. Quindi, parlando sempre di lunga distanza, magari sto sparando a 1000 metri, il proiettile potrebbe appunto, anzi sicuramente subirà una deflessione che ci andrà a portare quindi il nostro colpo fuori dalla traiettoria prevista, da quella che noi abbiamo previsto con le correzioni che gli abbiamo dato, perché la carabina non è in bolla, come si dice. Quindi la bolla è assolutamente importante. Quello invece di cui vi parlerò adesso è più una chicca, diciamo così, ma neanche tanto, perché chi come me porta gli occhiali e magari ha anche una certa età si trova spesso con un problema. Quello che magari sì, vedo bene da lontano ma non vedo bene da vicino. Ora, le torrette, soprattutto questa del verticale, dove noi andiamo a operare molto spesso, magari mentre effettuiamo appunto i nostri tiri, hanno dei numerini, delle stanghettine che non sempre sono molto visibili. Addirittura ce ne sono certe che hanno anche, diciamo così, dei decimali ancora più piccoli e ripeto, non è facilissimo a volte capire se ho messo esattamente, ad esempio, su 1.6 Emerald oppure 1.5. Ho fatto un esempio a caso, ovviamente. Ebbene, questo accessorio viene in aiuto di chi ha questo problema, che è ad esempio anche il mio. Non si tratta altro che di una lente praticamente di ingrandimento che, posizionata qui davanti, permette, guardando da qua, di vedere quest'area ingrandita. Quindi è molto più facile vedere e quindi essere sicuri dell'impostazione che abbiamo dato alla torretta del verticale e quindi, diciamo, ci facilita la vita. Come dicevo, questa è una chicca di quelle che facilitano la vita a chi magari appunto ha questo problema. Ovviamente, se ci vedete benissimo, per voi sarà inutile. Comunque viene fornito in questo caso con un'ulteriore piccola bolla sopra, che quindi, se non avessi avuto questa, potrei utilizzare anche semplicemente questa, oppure utilizzarle tutte e due per avere la massima certezza che effettivamente la carabina sia in bolla, oppure semplicemente perché dalla posizione di tiro magari a volte faccio prima a vedere questa che a guardare questa più avanti, oppure riesco a vederle tutte e due. Parliamo adesso di un altro accessorio, anche questo non indispensabile ma sicuramente molto comodo. Vi voglio parlare della True Level, praticamente questa leva aggiuntiva. Alcune ottiche ce l'hanno in dotazione ma non molte. Comunque oggi si trovano di tantissime marche diverse, l'importante è vedere il diametro, diciamo che sia quello giusto, e sono comodissime perché normalmente la ruota, chiamiamola così, la ghiera da ruotare per cambiare l'impostazione dell'ingrandimento della nostra ottica è sempre, diciamo, abbastanza dura. Questo perché deve essere molto precisa nel movimento e quindi sono tutte più o meno così. È vero che non cambiamo spesso l'ingrandimento. Potrebbe però succedere, perché se ad esempio partecipassimo ad una gara tipo quelle di PRS, dove ci si sposta da una postazione all'altra e i bersagli si trovano a distanze diverse, potremmo dover cambiare anche velocemente, diciamo, da un ingrandimento all'altro. Questa leva ci facilita la vita perché appunto, essendo una leva,
ci permette di muovere molto più agevolmente la nostra ghiera. E siamo all'ultimo accessorio, ma in questo caso è un must have. Parliamo della sandbag posteriore. In questo caso la mia è fatta così perché io normalmente in quasi tutte le posizioni di tiro mi basta questa, che è davvero comoda, molto piccola e si trasporta facilmente, non particolarmente pesante, ma mi permette normalmente di effettuare i tiri un po' dappertutto. Ce ne sono di tanti tipi, anche io ne ho diverse di altre forme e dimensioni. Se non avete visto il video, andatelo a vedere, ho fatto un video apposito dove parlo delle sandbag, delle loro differenze e anche dove poterle reperire. In questo caso quindi parliamo di un oggetto assolutamente importante, perché va a stabilizzare la nostra carabina nella parte posteriore, ci permette quindi di effettuare un tiro molto preciso, motivo per cui vi dicevo che questo è un must have. Normalmente possiamo utilizzare anche tecniche diverse, possiamo anche sparare senza questo accessorio, ma soprattutto all'inizio, finché non siamo diventati molto esperti, diciamo che questa ci servirà sicuramente. E dato che stiamo parlando di chicche, quindi di accessori che potrebbero comunque darci una maggior comodità di tiro, voglio parlarvi di questo che è un plus, un qualcosa in più. Praticamente si tratta di un monopod, cioè un piedino praticamente posteriore che fa un po' quello che fa il cavalletto, il bipiede anteriore. Praticamente ci permette di poter regolare molto precisamente girando questa ghiera oppure utilizzando il pulsante apposito che c'è appunto su questo monopod. Dicevo, ci permette di cambiare l'inclinazione posteriore della carabina e di renderla molto fissa. Ovviamente questo lavora bene se la superficie d'appoggio è una superficie idonea, quindi una superficie abbastanza regolare, abbastanza compatta, quindi posso dirvi che non può andare bene dappertutto, ma ad esempio se spariamo da bench rest andrà benissimo, o se spariamo su un terreno abbastanza compatto, tipo ad esempio quello che c'è al poligono Long Range di Roma, dove normalmente io sparo, avrete visto moltissimi miei video girati appunto lì, in questi casi è molto utile, perché potremmo ad esempio non utilizzare questa e avere una regolazione molto precisa. Ebbene, io spero di avervi chiarito un po' le idee sull'utilità, di la maggior parte di questi accessori più o meno importanti che avete visto oggi. Se non sapete dove reperirvi, vi dico che la maggior parte di questi potrete trovarli ad esempio presso l'Armeria Ciaffoni di Frascati, che è davvero molto fornita in questo senso. Per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché questa serie continuerà con altri consigli, utili a chi sta iniziando o vuole iniziare il tiro a lunga distanza, e noi ci vediamo sempre qua su Sandit.